Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi sono qui per parlarvi di Blush, la rivista edita Manga Senpai che contiene opere shoujo, boys love, che sono italiane ma anche europee. Questo era il primo volume e il prezzo è di 5 euro. Oggi vi darò il mio parere sia generale sia molto più specifico su questa rivista. Premetto che io ho il volume 1, non il volume 0, che ha una copertina molto simile perché l'immagine questa grande è la stessa, ma queste di lato che indicano un po' i contenuti non sono proprio le stesse, su quella ne manca qualcuno forse. Questo per dire che non avendo lo zero non so quali siano effettivamente le differenze, se nello zero ci siano delle cose in meno piuttosto che delle cose diverse che invece nel numero 1 hanno rimosso. Insomma, il mio parere si basa unicamente su questo numero. È uscito a luglio. Ora non so se in questo mese di agosto era in programma l'uscita del 2 o se uscirà per settembre. So che ho visto la copertina da qualche parte, ma non vi so dire se è già uscito. Comunque ho in programma di recuperarlo. Intanto vi mostro meglio l'edizione che è così davanti, poi abbiamo la costina fatta in questo modo e dietro è assolutamente uguale. Questo perché che vi interessi partire con le opere che hanno una lettura occidentale o una lettura invece alla giapponese, da che lato partite è la stessa cosa, comunque vi troverete all'inizio di qualcosa, quindi potete girarvela come vi pare. A un certo punto poi c'è un divisorio che vi indica che girando quella pagina vi troverete praticamente a fine volume e quindi dovete richiuderlo, girarlo e ripartire dall'altro lato. Riguardo alla grandezza, adesso ho recuperato a caso un volume di PMI per avere un confronto e potete così vedere che effettivamente è molto grande ed è anche bello consistente. Di base questa rivista è molto interessante. So che c'è anche la sua rivista sorella Senpai Plus che io non ho recuperato perché contenendo shonen, seinen, cose più di quel tipo non fanno per me, mi sono buttata direttamente su questa. Ho detto che contiene shoujo e boys love, è molto riduttivo in realtà perché ci sono anche josei, girls love, majoko, insomma c'è moltissima roba. E poi all'inizio che l'apriamo da un lato o dall'altro ci troviamo comunque davanti a una sorta di prefazione che è diversa da entrambi i lati, che ci introduce all'opera. In base a quello che vediamo dalla copertina sappiamo che conterrà Alter Ego, che è una storia di un'autrice spagnola, una storia girls love che tra l'altro è edita in inglese, ho visto, ma aspetterò e continuerò la lettura qui perché non si tratta di un'opera che edita Manga Senpai e non so se alla fine di tutta la pubblicazione, perché è una di quelle che seguiremo man mano con un capitolo per ogni numero della rivista, suppongo. Non so se appunto l'idea è che poi venga racchiusa in un volume o in più volumi appositi o se rimarrà semplicemente all'interno della rivista. Non ho idea, però per il mercato italiano è un'opera totalmente nuova che vediamo per la prima volta qua dentro. Poi abbiamo View, che invece non ci viene mostrata con un primo capitolo ma con un'intervista. Butterfly Effect, stesso discorso, c'è un'intervista all'autrice che parla un po' dell'opera, c'è l'intervista a Pengu, l'autrice di LA Waves, e se avete apprezzato questo Boys Love è molto bello scoprire tutti i retroscena e tutti questi dettagli in più che ci vengono rivelati per la prima volta qui. Swan Power, che non conoscevo ed è una storia Majoko italiana molto simpatica ed è già completa con questo capitolo. Abbiamo infine Blinding Light, opera italiana inedita, un boys love che inizia qui dentro per la prima volta con il suo primo capitolo. Stesso discorso che ho fatto per Alter Ego, quest'opera continuerà ad uscire nei prossimi numeri di Blush, quindi potremo seguire all'interno la storia. Non so se poi si pensava di pubblicarla a parte o se resterà unicamente all'interno della rivista. Poi leggendo più in basso scopriamo che ci sarà anche qualcosa riguardo a Given. In particolare si tratta di un'intervista a Claudia Saetti di Flashbook Edizioni che ci parla dell'opera e in generale della loro linea di boys love. Ma oltre a queste opere che scopriamo dalla copertina, in realtà c'è molto altro e tra una cosa e l'altra si alternano anche locandine che ci fanno scoprire i volumi già editi Manga Senpai. Invece per quanto riguarda LA Waves, che abbiamo proprio in copertina, oltre all'intervista, c'è proprio il primo capitolo. E come di LA Waves abbiamo il primo capitolo anche di Losers, un'opera edita Manga Senpai che io non avevo mai letto, per la quale tra l'altro troviamo uno sconto e ci viene proprio detto che la storia continua nei volumi di Losers, quindi non è in programma la pubblicazione sulla rivista, ma semplicemente ci viene presentata. Ma c'è anche dell'altro. Abbiamo un racconto autoconclusivo dal titolo Circus Romantic di un'autrice che ci parla di suoi volumi pubblicati in svedese, di conseguenza
è un'autrice svedese, quindi ci sono tutti questi retroscena. Le storie che ho trovato qui dentro in generale, avendo questo formato enorme, sono proprio bellissime da leggere con questi disegni grandissimi in cui immergerci, e sono state quasi tutte delle novità per me, novità che ho apprezzato moltissimo. Ammetto che speravo in un primo capitolo di View, visto che l'opera era indicata in copertina, ma in realtà è solamente un'intervista, mentre per il resto Alter Ego mi è piaciuto un sacco, ma anche Blinding Light, e non vedo l'ora di scoprire come continua nei prossimi volumi. Swan Power, che non conoscevo, è stata veramente divertente, perché si basa su un'idea già vista, ma la sconvolge in un modo imprevedibile, e proprio per questo è veramente bella da leggere ed è autoconclusiva. Ma insieme alle storie abbiamo anche altro, perché appunto gli autori delle singole ci vengono raccontati tramite retroscena, interviste, e oltre a queste cose ci sono anche delle rubriche. In sostanza, quello che ho letto qui dentro mi è piaciuto tutto. Penso che sia un ottimo acquisto per questo prezzo. I 5 euro li vale tutti, anzi ne varrebbe anche molti di più per essere così grande, così spesso. Poi, appena aperto da entrambi i lati, sotto la copertina c'è un'illustrazione a colori di opere che vediamo dentro, e da uno dei due lati c'è anche qualche pagina a colori. Quindi è stata una lettura veramente coinvolgente, che ho terminato in un pomeriggio, sia per la curiosità sia perché insomma mi stava piacendo sempre di più, e mi ha lasciato tipo un vuoto, perché terminata la lettura io avrei voluto altro, ma non nel senso che mancava qualcosa, nel senso che avrei continuato. Tra l'altro penso sia un ottimo acquisto nel caso in cui partiate per vacanze e viaggi, così ve la portate dietro e avete un sacco di roba da leggere. Però ho una cosa negativa da dire, una critica che devo fare per forza, perché quando ho visto questa cosa mi sono cadute le braccia. Chi ha scritto le trame all'interno di questo volume evidentemente non sa cosa significhi trama. Pensa che trama e riassunto siano sinonimi, altrimenti non me lo spiego. Abbiamo per esempio la trama di View. Io View non l'ho letto, ma sembra una trama molto approfondita che ci presenta molto di più delle semplici situazioni iniziali. Insomma, mi è sembrato che andasse troppo a fondo nel raccontarci cosa succede. Però io View non l'ho letto, gli lascio il beneficio del dubbio. E procedendo con la lettura mi ritrovo invece davanti a LA Waves, l'unico contenuto che non ho effettivamente riletto perché ho già i volumi, l'ho già letto. E anche di LA Waves abbiamo la trama. Però ragazzi, non è la trama, è il riassunto. Ci racconta tutto quello che succede e addirittura come va a finire. Magari se non l'avete letto non vi sembrerà vero, leggendo la trama, che effettivamente la storia è tutta qui e finisce in quel modo, ma effettivamente quello è il finale, ci viene raccontata tutta. La trama dovrebbe fornire le situazioni iniziali, il contesto, qualcosa sui personaggi, qualcosa che ti incuriosisca, così l'opera te la compri e te la leggi. Se io mi ritrovo il riassunto, poi non me ne frega niente di leggermi l'opera, francamente. So che ad alcune persone piace scoprire prima il finale per capire se l'opera può piacergli o meno. Ok, questione di gusti. In generale, però, non vuoi che ti venga rovinato il finale, perché l'opera te la leggi te e te lo scopri da solo. Dal momento in cui il finale io me lo rovino perché lo leggo qui, perché dovrei comprare l'opera? Viene raccontato veramente tutto, in poche parole, certo, ma per filo e per segno, qui, in questo trafiletto, ci sono tutte le cose che succedono, raccontate in modo superficiale, certo, ma c'è addirittura il racconto del finale. E poi, io per quale motivo dovrei comprarlo, LA Waves, se all'interno di una rivista mi trovo raccontata l'intera opera, compreso il finale? Cioè, io non capisco come non ci si è potuti rendere conto che questa non è la trama, ma è lo spoiler di tutta la storia. Di conseguenza faccio di tutta l'erba un fascio, anche quella di View era il riassunto? Quindi io che mi stavo domandando se comprarlo o no View, ce l'avevo in forse, beh, ora so tutto quello che succede all'interno, perché dovrei comprarlo. E qui dentro sono le uniche due trame che ci sono, ma dal prossimo volume io le trame non le leggo. Come le trovo, faccio finta di non vederle. Perché non è possibile che mi rovinano intere opere che io potrei acquistare e gustarmi senza essermi spoilerata al finale. Di conseguenza, la mia raccomandazione per voi, se volete comprare Blush, è prima di tutto di partire dal volume 1, così avete i primi capitoli delle storie che iniziano qui, perché effettivamente se nel secondo vi ritrovate dal capitolo 2 in poi vi siete persi un pezzo, perciò il volume 1 è necessario. Ma soprattutto, trovandovi di fronte le trame, se l'opera in questione non l'avete letta,
non leggete quella trama perché è uno spoiler, non è una trama. E se qualcuno di Manga Senpai fosse in ascolto, non offendetevi, ma sappiate che quella non è una trama e non è possibile che spoilerate le vostre stesse opere che pensate di riuscire a vendere spoilerando la trama in questo modo. Perciò mi auguro che capiate la cosa, vi rendiate conto e che non ci sia lo stesso problema poi per i prossimi numeri, perché è veramente assurdo. Cioè, qui non si tratta di trovare un recensore alle prime armi che ti parla di un volume spoilerandoti tutto il volume, si tratta di trovare la casa editrice stessa che ti racconta tutta l'opera fino alla fine, finale, compreso della sua opera, che vende sotto forma di volume e te la spoilera qui in una rivista. Cosa? Com'è successo? Tra l'altro un'altra cosa negativa la dico, anche se è veramente una cosa da niente, però l'ho notato e ve lo faccio presente. Nella prefazione, come in altre parti scritte, si nota che ci si rivolge proprio ad un pubblico femminile, si parla proprio di lettrici, non di lettori. E vabbè, magari saranno meno i lettori maschi di opere shoujo e boys love, ma si vede che l'opera è proprio rivolta a un pubblico femminile e non ne fa mistero. Perciò non lo so se per un ragazzo che si compra Blush, se sarebbe strano leggere le varie cose e sentire che ci si rivolge a lui, sempre e solo come lettrice. Non lo so, non dico che dovevano rivolgersi in generale ai lettori, al maschile, per comprenderli tutti o trovare un'altra forma di scriverlo, però per quanto sia ok indirizzata ad un pubblico femminile, boh, mi è un po' dispiaciuto. In sostanza a me il primo volume di Blush è piaciuto tantissimo, è stata una lettura super piacevole che sono contentissima di aver fatto, non vedo l'ora di leggere il prossimo, mi ha presentato un sacco di opere che voglio continuare al più presto, continuerò a seguirla anche per vedere il loro seguito, come per vedere tutte le novità e scoprire le altre cose che ci proporranno. Se leggete Boys Love, leggete shoujo, è un acquisto che vi consiglio perché vi fa scoprire alla modica cifra di 5 euro un sacco di cose, quindi opere, autori e tanto altro del panorama italiano ed europeo, che è comunque estremamente valido e leggendolo si capisce, perciò può essere anche una buona idea per approcciarsi al fumetto europeo, per chi prima leggeva solamente manga magari. Io ve la consiglio, se vi può piacere il contenuto, buttatevi, costa poco ed è veramente bellissima. Peccato per quella cosa delle trame che dicevo prima, che veramente io non ho parole, ma per il resto non ho altro da dire, a me è piaciuta veramente tanto. Se l'avete letta anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate, quali storie avete preferito, se avete notato qualcosa che non vi è piaciuta e volete espormi la vostra critica nei commenti. Insomma, sono disponibile per leggervi, rispondervi, anzi mi fa super piacere fare questo scambio di opinioni, come sempre. Detto questo, io penso di aver detto tutto, anzi di aver parlato anche troppo, quindi vi invito a fare le solite cose, mettere mi piace, commentare per farmi sapere cosa ne pensate e condividere il video per far conoscere questa rivista anche ai vostri amici. Se vi va, iscrivetevi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Vi saluto e vi aspetto sempre qui con il prossimo video.